siamo sempre nel periodo di Lincoln. In quel periodo, appunto, il Times di Londra riporta un'incredibile dichiarazione ufficiale dei banchieri europei, ufficiale, che dissero: se questa maledetta politica finanziaria che ha le sue origini in Nord America dovesse perdurare fino a consolidarsi, quindi il governo degli Stati Uniti fornirà il proprio denaro senza alcun costo, ripagherà i debiti e rimarrà senza debito, e quindi avrà tutto il denaro necessario per mandare avanti il suo commercio, diventerà la nazione prospera come mai nella storia del mondo. Le menti e le ricchezze di ogni nazione andranno verso il Nord America. Quel paese deve quindi essere distrutto o distruggerà ogni monarchia sul pianeta. Abramo Lincoln ancora disse: stampando denaro senza debito per i contribuenti, verranno risparmiate enormi quantità di interessi. Il denaro cesserà di essere il padrone e diventerà il servitore dell'umanità. Purtroppo Lincoln era troppo scomodo e nel 1865, il 14 aprile, venne assassinato. Abramo Lincoln, il liberatore degli schiavi, immolatosi, fu assassinato a causa delle macchinazioni di un gruppo di banchieri internazionali che temevano le ambizioni di credito nazionale del presidente degli Stati Uniti. Un solo gruppo al mondo a quel tempo aveva motivo di desiderare la morte di Lincoln. Essi erano gli uomini che si opponevano al suo programma per una valuta nazionale e che lo combatterono per tutta la durata della guerra civile a causa della sua politica della carta moneta. Questa fu la dichiarazione conclusiva emersa in Canada 70 anni dopo, ben 70 anni, da parte di un notissimo avvocato durante un'interrogazione parlamentare che indicò nei banchieri europei i mandanti dell'assassinio di Lincoln. Dichiarazione che corrispondeva perfettamente a quella del cancelliere Bismarck contemporaneo di Lincoln. Queste cose non vengono studiate a scuola e non sono neanche tanto divulgate. E ora ascoltate bene questo fatto: come avvenne dopo Giulio Cesare, dopo Lincoln, i cambiavalute, i potenti banchieri europei, muovendo i loro uomini all'interno del Congresso degli Stati Uniti, fecero in modo di ridurre in pochi anni la massa monetaria di dollari che circolavano negli Stati Uniti, ritirando i dollari dalla circolazione. Nel 1866 c'erano 50 dollari pro capite, 20 anni dopo 6 dollari, accompagnando il tutto da una drastica riduzione dei prestiti bancari, come avviene oggi, chiamando come oggi questi periodi cicli economici di contrazione e di espansione. Sono loro che li inducono, e la finanza. In questa maniera, perché? Perché in questa maniera avrebbero convinto l'America a creare un'unica banca centrale che controllasse la stabilità economica, agganciando la valuta americana all'oro, che invece i banchieri riuscivano a controllare meglio, perché ce n'era di meno. Seguirono anni di grande povertà e di svariati cicli economici. Il popolo americano, che capiva la situazione, elesse nel 1881 il presidente Garfield. Perché? Perché la pensava così, questa è una sua definizione: chiunque controlli la massa monetaria in qualsiasi paese è il padrone assoluto dell'industria e del commercio, e quando vi renderete conto che l'intero sistema è controllato molto semplicemente, in un modo o nell'altro, da pochi uomini al vertice, non ho bisogno di spiegarvi come nascono i periodi di inflazione e di depressione. James Garfield. Purtroppo, poche settimane dopo aver pronunciato queste parole, il 2 luglio 1881, che successe? Fu semplicemente assassinato. Anche questo è stato un caso? Chissà. I cambiavalute per oltre un ventennio tentarono di convincere gli americani che solo una banca centrale poteva salvare tutte le banche dai crolli e dai fallimenti, esattamente come dicono oggi. E arriva Junius Morgan, agente finanziario per conto degli inglesi negli Stati Uniti, e poi suo figlio, il famosissimo J.P. Morgan, proprio quello dell'attuale grandissima banca d'affari americana. Casualmente intimo amico del signor Greenfield, direttore per molti anni della Banca Centrale d'Inghilterra. Nel 1907 decise che era giunta l'ora di ritentare di impadronirsi della Banca Centrale degli Stati Uniti. J.P. Morgan, con i suoi amici,
ridusse i crediti e fece crollare l'azionariato americano. Le aziende fallirono e la gente corse agli sportelli per ritirare il contante. Lui si offrì di salvare tutti quanti, concedendo credito alle banche e creando denaro dal nulla. Il Congresso, impaurito, cosa fece? Acconsentì a questa cosa. E Morgan quindi stampò denaro senza alcuna riserva, lo diede alle banche che lo dettero in prestito con gli interessi alla gente, a tutti quanti, anche alle aziende, e la situazione si stabilizzò. In quel periodo un gruppo di potentissimi banchieri si riunì più volte per programmare la nascita della famosa banca centrale americana. Si chiamavano Rothschild, Warburg e Schiff, europei, banchieri europei, e i loro soci, amici e amiconi americani, Morgan, Rockefeller, Aldrich, e ce ne sono ancora altri. Quindi nel 1913 finalmente con il Federal Reserve Act venne creata definitivamente la Federal Reserve, quella che esiste ancora oggi, che controllava e controlla l'offerta monetaria in circolazione negli Stati Uniti, prestando soldi che vengono creati dal nulla. Dal nulla vuol dire che non c'è un corrispettivo in oro. Prestavano i soldi al governo con interessi, in cambio con interessi garantiti dalle tasse sul popolo. Persino l'inventore della lampadina, Thomas Edison, si gettò nella mischia criticando il sistema della Federal Reserve. Le sue parole: è assurdo dire che il nostro paese può emettere 30 milioni di dollari in obbligazioni e non 30 milioni di dollari in valuta, carta moneta. Entrambe sono delle promesse di pagamento. Una però ingrassa gli usurai, cioè i banchieri, mentre l'altra aiuta la popolazione. Esattamente come avviene oggi. Finalmente c'era la banca centrale. E esisteva. E ora si poteva iniziare a creare immensi profitti col debito, il più grande possibile, come era stato fatto fino ad allora, con la guerra. Questa ristretta cerchia di potentissimi banchieri, padroni della Banca d'Inghilterra e della Fed americana, appoggiarono fortemente l'inizio della Prima Guerra Mondiale. E così i Rothschild finanziarono il governo tedesco, inglese e francese. JP Morgan vendette materiale bellico ai francesi e agli inglesi. Questo cartello di banchieri divenne ricchissimo e riuscì a vendicarsi persino degli zar che avevano sempre cercato di impedire la nascita di una banca centrale in America e in Russia. Ricordate i tempi di Lincoln? Nel 1918 lo zar cadde, si insediò il comunismo e questo avvenne anche con il denaro proveniente dalla banca centrale americana e inglese. Queste due banche centrali finanziarono i gruppi comunisti prima con grandi quantità di denaro e poi, quando non riuscirono più a controllarli, finanziarono l'opposizione. Persino Lenin, confidandosi con i suoi collaboratori, si accorse che altri governavano la finanza russa. Poco dopo la Prima Guerra Mondiale i cambiavalute controllavano con il debito le economie dei paesi più ricchi del pianeta. L'obiettivo successivo sarebbe stato quello di impadronirsi del mondo, ma nonostante la creazione della Lega delle Nazioni, i paesi in quegli anni avevano ancora uno spirito nazionalista troppo forte. Una citazione di quegli anni dell'ex presidente Roosevelt e del sindaco di New York John Elan. Il gruppo Rockefeller Standard Oil, che era una grandissima multinazionale già allora nel settore petrolifero, quindi Rockefeller e Standard Oil e un gruppo di potenti banchieri, detti i banchieri internazionali, controllavano la maggior parte dei giornali e del governo degli Stati Uniti. Questa dichiarazione, nonostante fu detta chiaramente, a chiare lettere, non risolse niente. Perché? Perché in quel periodo, siamo intorno al 1920, circolava moltissimo denaro grazie al facile accesso al credito, che dava anche una grande prosperità. Questo era un bene per il cartello dei cambiavalute. Era ora di invertire la tendenza. Nel 1929 Rockefeller, JP Morgan, Kennedy, Baruch e altri fecero in modo che la Fed diminuisse l'offerta monetaria, fermando l'accesso al credito. Durante l'estate del 29 liquidarono tutte le loro posizioni azionarie. Il 24 ottobre del 1929 sempre i grandi banchieri chiesero il rientro di tutti i prestiti a breve,
cosa che obbligò la gente e le aziende a svendere le loro azioni, facendo crollare il mercato azionario. Furono bruciati in un attimo miliardi di dollari. Bruciati? In realtà cambiarono di mani. Due cifre: Kennedy nel 1929, la famiglia Kennedy aveva 4 milioni di dollari, nel 1935, 6 anni dopo, 100 milioni di dollari. Una delle tante dichiarazioni autorevoli dell'epoca: effettivamente la rovina calcolata della gente da parte dei poteri bancari mondiali fu scatenata dall'improvvisa scarsità di accesso al denaro. La Fed contrasse del 30% il denaro circolante e i banchieri col denaro ritirato comprarono oro, e mentre gli americani morivano per la fame, la Fed assieme al gruppo dei banchieri internazionali finanziava con miliardi di dollari la ricostruzione della Germania, senza rendere conto a nessuno e con i dovuti interessi